Ti sei mai chiesto chi ha inventato il circo? Io spesso e oggi te lo racconto. Sei pronto a tuffarti nel mio mondo? Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo soprattutto della comicità e dei suoi personaggi e i loro segreti. Ecco perché, se ti piace l'argomento, devi iscriverti al canale e azionare la campanella per poter ricevere la notifica quando esce un nuovo video. Prima di partire, ti lascio in descrizione il link per poter partecipare ai nostri webinar sull'arte della risata. Vuoi far ridere? Vai sul nostro sito. E ora partiamo! Il creatore del circo moderno, sì, perché ci sarebbe una lunga storia da raccontare sulle origini del circo, ma il circo, come lo conosciamo oggi, è grazie ad un inglese. Philip Astley è considerato lui il creatore del circo moderno. Nacque l'8 gennaio del 1742 a Newcastle, in Inghilterra, figlio di Edward Astley, un ebanista. Il papà Edward aveva una passione smisurata per i cavalli, che ha trasmesso poi a suo figlio. A 17 anni lasciò la casa dopo una delle tante litigate con suo padre e si arruolò nel reggimento di cavalleria appena formato dal colonnello Granville Elliot. Alto 1,80 m e dotato di una voce potente, Philip Astley era un gigante per il suo tempo e si riconosceva tra la folla, anche in uniforme. Era un abile equestre e domava i nuovi cavalli per il suo reggimento. Qui fu notato anche dal celebre maestro Domenico Angelo, che gli insegnò nuovi metodi da usare in battaglia. Nel 1761 Astley partecipò con il suo reggimento per il re Federico II di Prussia nella guerra dei 7 anni. Il caporale Astley salvò il duca di Brunswick e tornò in Inghilterra con il grado di sergente maggiore. Si congedò e tornò a Lambeth con una compagna che sarebbe poi diventata sua moglie, di cui si sa veramente molto poco. Astley si comprò un pezzo di terra a sud di Londra, dove aveva aperto una scuola di equitazione, un rozzo recinto senza tetto. Qui riusciva pure ad esibirsi con performance, come la maggior parte dei cavalieri del suo tempo. Astley si esibiva in un'arena circolare. Il motivo è che per il pubblico era più facile guardare Philip volteggiare in un'area ben definita che guardarlo correre avanti e indietro in un vasto spazio aperto. Per i cavalieri la forza centrifuga generata dal galoppo in cerchio ha reso più facile stare in piedi sul retro delle loro cavalcature. Questa non la sapevi? Contrariamente a quanto spesso si dice, tuttavia Philip Astley non ha inventato l'anello del circo, il ring. L'anno successivo, nel 69, Astley si assicurò un contratto di locazione sul lotto vicino a Westminster Bridge, all'angolo tra la St. Gay Street e Westminster Bridge Road. Anche se senza tetto, la nuova Astley Reading House era una struttura in legno più permanente e il pubblico almeno era protetto dal famigerato clima londinese. Pioggia, pioggia e pioggia. L'arena del Reading House, chiamata sia il cerchio che il circo, aveva originariamente un diametro di circa 19,5 metri. Lì, al suono di pifferi e tamburi, in buona maniera militare, Astley e alcuni suoi allievi offrivano spettacoli pomeridiani, esclusivamente equestri. Le sue prime 2 stagioni londinesi avevano avuto molto successo, eppure sapeva che se voleva stabilire un luogo permanente di spettacolo che potesse attirare il pubblico londinese a lungo termine, specialmente il pubblico popolare, che era tanto necessario, doveva cambiare il formato del suo spettacolo. Dopo la scomparsa degli intrattenimenti di corte, Londra aveva visto lo sviluppo di un teatro puramente commerciale, sovvenzionato non dalla nobiltà, ma dalla vendita dei biglietti. I teatri non potevano sopravvivere e dovevano attirare un pubblico più vasto possibile. Con questo in mente, Astley si rivolse ai teatri di successo, sì, quelli di Londra. Tutti si basavano su atti visivi, posturatori, come venivano loro chiamati gli acrobati, che erano intervallati tra le varie offerte teatrali. Devi sapere che nel XVIII secolo le arti dello spettacolo, attori, musicisti, ballerini, acrobati e persino cavalieri, appartenevano tutti alla stessa comunità di intrattenitori. Ma non dimentichiamoci delle pantomime, che in Inghilterra erano spettacoli farseschi con trucchi di scena ed effetti speciali, ed erano il regno dei clown e di Arlecchino, i personaggi principali della pantomima. Pertanto,
Lo spettacolo offerto da Philip Astley alla sua scuola di equitazione per la sua stagione londinese del 70 era un misto di atti equestri e acrobatici seguiti da una pantomima. E se i trucchi scenici erano certamente limitati, il lavoro farsesco del clown, originalmente un personaggio teatrale, era una gradita aggiunta alle performance. Come Astley si aspettava, la sua formula ebbe un successo immediato. Con ciò è nata una nuova forma di intrattenimento. È nato il circo come lo conosciamo. Era il 1770. Il grande attore e manager britannico David Garrick, che aveva riportato le commedie di Shakespeare in primo piano nella tradizione teatrale britannica, per lui era un sacrilegio. Astley, travolto dal successo, viaggiava. Lo portò a costruire anfiteatri in legno in tutto il Regno Unito, che presto gli valsero il soprannome di Amphi-Philip. Il primo di questi anfiteatri fu eretto nel 73 a Dublino, in Irlanda. Inevitabilmente il successo ha portato alla concorrenza. Nel 72 uno degli ex cavalieri di Astley, l'ambizioso e talentuoso Charles Hughes, aprì la sua Hughes Riding School, non lontano da Astley. Lo spettacolo di Hughes era praticamente una copia di Astley e la concorrenza si fece agguerrita. Hughes intraprese quindi un lungo tour europeo, ma Astley, che aveva appena acquistato il suo pezzo di terra, si assicurò una licenza per la stagione successiva e riprese i suoi tour britannici. Nel 74 Astley eseguì per la prima volta le sue imprese di equitazione a Parigi, al Ménage de Razade. L'evento è di una certa importanza, poiché negli anni a venire Parigi sarebbe diventata la seconda casa di Astley. Nell'inverno, tra il 78 e il 79, Astley aggiunse un tetto al suo anfiteatro, che gli permise di esibirsi nella stagione invernale e di dare spettacoli serali, una botta per i teatri con i quali era ora in diretta concorrenza. Riaprì la casa nel gennaio 79 con un nuovo nome, Astley Amphitheatre Riding House. Lo spettacolo offriva i soliti atti equestri e acrobatici, clown e pantomime, ma Philip Astley non appariva in cartellone nelle sue prodezze di equitazione. All'età di 38 anni si era ritirato, ma rimase con lo spettacolo come direttore di circo, una funzione che creò per se stesso e che continua ancora oggi. Nell'81 Charles Hughes tornò a Londra dopo un tour europeo di 8 anni. Con l'aiuto di un sindacato di sostenitori londinesi e dell'artista Deep Dean, iniziò la costruzione di un nuovissimo anfiteatro, questa volta in pietra, all'incrocio delle 3 arterie che conducono i 3 ponti che servono a Londra. Il luogo, noto come Circo di San Giorgio, aveva al centro un obelisco che era un noto punto di riferimento. Nacque dunque il Royal Circus Equestrian and Philharmonic Academy il 4 novembre dell'82. Il primo anfiteatro moderno a portare il titolo di circo comprendeva un palcoscenico teatrale completamente attrezzato e un anello di circo di diametro circa 11 metri. La configurazione fornì un modo per dare un posto più importante alle pantomime, ma con l'aggiunta di un elemento equestre che alla fine avrebbe portato allo sviluppo degli ippodrammi circensi. Il palco e la disposizione ad anello ideate da Deep Dean Hughes divennero lo standard per praticamente tutti gli edifici circensi fino alla seconda metà del XIX secolo. Con il successo del Royal Circo di Hughes, Astley perse il suo monopolio. Da allora in poi ha dovuto fare i conti con una concorrenza seria. Fortunatamente per lui, né Deep Dean né Hughes erano fiscalmente competenti. Hughes morì alla fine del 97. Tra l'81 e il 94 il circo reale era afflitto da problemi di licenza e quasi fallimenti e gradualmente cadde in uno stato di abbandono. Dopo ampi lavori di ristrutturazione, nel 10 fu trasformato in un vero e proprio teatro. Durante questo periodo Astley riuscì a mantenere la sua supremazia nel nascente business del circo. Il 5 luglio del 1782 aprì il Ménage Anglais, un recinto senza tetto sul Boulevard du Temple a Parigi. Nel frattempo, il figlio John era diventato la vera star dello spettacolo e gli fu ordinato di esibirsi alla corte della regina Maria Antonietta a Versailles. Lo spettacolo porta il privilegio reale che consente a Philip Astley di aprire un anfiteatro permanente a Parigi. L'Anfiteatre Anglais des Sieur Astley. Philip Astley ora gestiva contemporaneamente, con l'aiuto di suo figlio, 2 anfiteatri permanenti in 2 diverse capitali e presto avrebbero ottenuto un brevetto reale per un terzo anfiteatro,
questo a Dublino, in Irlanda, ma la rivoluzione francese lo costrinse a lasciare il suo anfiteatro parigino a partire dal 91, ad Antonio Franconi, il padre italiano del circo francese. Nonostante gli spazi, la compagnia circense di Astley girava ancora regolarmente nel Regno Unito, posando in strutture temporanee in legno che a volte diventavano basi semipermanenti. È proprio il circo come lo conosciamo oggi. Nel 1802, dopo la pace di Amiens, Astley tornò a Parigi e riprese possesso del suo anfiteatro in Rue de Faubourg du Temple. Philippe Astley aveva praticamente raggiunto lo stato di leggenda vivente. Fu incaricato di progettare uno spettacolo pirotecnico sul Tamigi per il compleanno di Re Giorgio III. Philippe Astley morì di disturbi allo stomaco nella sua casa parigina il 20 ottobre del 1814. Aveva 72 anni. Fu sepolto al cimitero di Montlouis a Parigi. Il suo testamento chiedeva che tutte le sue proprietà parigine e che il ricavato andasse al figlio John, che sopravvisse a suo padre solo altri 7 anni. Il 1 novembre del 2015 una statua a grandezza naturale di Philippe Astley è stata inaugurata presso il Performing Arts Center di Newcastle, un tributo atteso da tempo a una figura importante nella storia delle arti dello spettacolo. 3 anni dopo, il 4 aprile del 2018, lunedì di Pasqua, che era tradizionalmente l'inizio della stagione londinese di Astley, una targa è stata messa a Waterloo a Lambeth a Londra, non lontano dalla sede del primo Riding School, in occasione del 250° anniversario della creazione del circo moderno di Philippe Astley. Quindi, il 4 maggio del 2018, per la giornata mondiale del circo, è stato inaugurato un altro monumento a Newcastle, nella chiesa della Federazione Mondiale du Cirque, per onorare ancora una volta Philippe Astley e la creazione del circo moderno. Che dire, il circo ancora oggi porta le idee di Astley e le fonde ogni giorno in spettacoli che lo ricordano. Anche se ci siamo dimenticati chi fu il primo vero circense, oggi possiamo ancora gustarci gli spettacoli al circo come una volta, non perdendo mai la tradizione e tuffandoci nella magia dello show. Ora sai da dove arriva il circo. Se ti è piaciuta questa ricerca, lasciami un like e iscriviti al nostro canale. Io ti aspetto al prossimo video.